1031 d.C. La morte di Hisham III ibn Muhammad vede la caduta del grande califfato di Cordoba e il progressivo frammentarsi dell'Al-Andalus in una miriade di piccole realtà indipendenti. La ricchezza dei benessere delle Taifa calamitava gli interessi dei regni cristiani del nord, in netto contrasto con esse. Poveri ma agguerriti, con una popolazione progressivamente in crescita, venivano sovente ingaggiati dai sovrani musulmani, ricevendo lauti compensi chiamati parias, che ben presto tramutarono il connotato in un tributo e alla lunga finirono per indebolire le realtà islamiche. L'anarchia feudale agiva con vigore in tutta la penisola iberica, risultando in costanti conflitti interni sia tra le varie realtà musulmane, alimentati dalle differenti etnie berbere ed arabe del loro regnante, sia tra i regni cristiani stessi. Spesso vedevano musulmani alleati a cristiani contro altri cristiani o musulmani. Tutto questo sullo sfondo di una frontiera soggetta a costanti cabalgadas e razzie tra due fazioni in costante opposizione naturale. Signori della guerra acquisivano ricchezza e fame in tale contesto, come Rodrigo Díaz de Bibar, noto come Al-Sayyid o El Cid Campeador, che al servizio di entrambe le realtà si guadagnò le basi della sua leggendarietà. La presa di Toledo e l'annessione dei suoi territori nel 1085 d.C. da parte del regno di Leone, che includeva ora in un fronte compatto anche Castiglia e Galizia, sotto re Alfonso VI, lanciò un segnale inequivocabile a tutta Al-Andalus, che decise non senza poca reticenza e non completamente coesa di chiedere aiuto ai signori almoravidi, potente realtà che si era imposta sul continente africano, emersa dal fondamentalismo religioso delle tribù berbere sahariane. Il loro sbarco ad Algeciras portò all'inesorabile confronto in un conflitto che aveva assunto ora anche i connotati di una lotta religiosa in un mondo mediterraneo che si andava progressivamente affacciando verso le crociate, e risultò in una disfatta nella battaglia di Sagrajas e ad un rallentamento ed inversione di quello che sarà poi noto come il lungo processo della Reconquista. Nonostante l'esito, il periodo dell'indipendenza delle Taifas, ora sotto il giogo almoravide, era al tramonto. Almoravid, Reconquista e riposto in Spain, designed by Mr. Folkoranki and published by GMT Games. Secondo titolo nella serie Levian Campaign, sistema che analizza le operazioni militari nel Medioevo con accento sulla logistica. Due giocatori o squadre assumono rispettivamente il ruolo degli emergenti regni cristiani della Spagna settentrionale con i loro alleati e dei musulmani, che comprendono le dinastie che governano un mosaico di emirati andalusi e i loro alleati, tra cui un possente esercito berbero islamico dall'Africa. Radunerai ed equipaggerai i tuoi eserciti e poi li manderai a devastare o conquistare i territori contesi, scegliendo il momento più opportuno per concedere battaglia. Gli obblighi di servizio e le alleanze forniranno una schiera di lords e vassalli che presteranno servizio in campagna, ma solo per periodi limitati. Devi tenere d'occhio il calendario e ricompensare i signori per tenerli sul campo. I markers mostrano quanto tempo rimane al loro servizio, influenzato dalla fame, dalla paga e dal successo o fallimento della campagna. Ogni turno i giocatori chiamano e gestiscono signori, forze e vassalli, raccolgono trasporti e reclutano capacità ed equipaggiamenti, quindi pianificano e comandano una campagna di 40 giorni, un periodo tradizionale di servizio militare. Un cilindro sulla mappa rappresenta ogni lord, pezzi di legno rappresentano le unità, un'unità di cavalieri rappresenta da 60 a 200 combattenti, una di fanti tra 120 e 400. Il tabellone di gioco mostra una mappa di gran parte della Spagna nel 1085 d.C., collegando i vari locales da vie, con un sistema punto a punto, con un occhio di riguardo al complesso mosaico politico delle Taifa, nel cui contesto potrà compiersi anche il ciclo di esili e ritorni che pose le basi per la leggenda delle gesta del Cid Campeador. The fate of Al-Andalus is now. Dai che andiamo.
Ciao ragazzi, bentornati su Winter Quartering. Ovviamente non potevamo esimerci di produrre contenuti su questo titolo, tempo permettendo. Siamo un po' in ritardo, contenuti del web ce ne sono a manetta, ma il canale non era ancora nato perché siamo giovani. Quindi via, oggi tutorial Mega Power per El Moravid e conquista e riposte in Spain. Almoravid, secondo titolo della serie Levian Campaign, sistema operazionale che analizza il modo di fare campagna militare nel periodo medievale con un focus e un forte accento sulla logistica. Perno centrale di tutto il tabellone è il nostro calendar, che è la cartina tornasole del sistema. Esso infatti ci indica i vari turni di gioco, ognuno rappresentata da una casella nel calendario che è corrispondente a 40 giorni, turno in corso, segnato dal marker. Ogni turno è composto da due fasi. La prima fase organizzativa di Levy, in cui andremo a richiamare truppe, vassalli, equipaggiare le nostre forze, propedeutica, si spera almeno, per quella che sarà la seconda fase del turno, ovvero la fase di campaign. Qui si va ad agire e fare cose concretamente in mappa. Le fazioni in questo gioco sono due, avremo i Christians e i Muslims, chiamati così per convenienza, in quanto il conflitto prese solo ad un certo punto anche i connotati di una lotta religiosa, quando in realtà fu una grande conseguenza dell'anarchia feudale che aveva abbondantemente agito e non risparmiato nemmeno la penisola spagnola delle Taifa. L'obiettivo del gioco? Andiamo a vedere le victory conditions. Il nostro potente calendar ci segna anche i punti vittoria per entrambe le fazioni, che possono essere un'unità intera o decimale, vedete. In questo caso, per esempio, il giocatore cristiano ha 5,5 punti di vittoria, mentre il musulmano ne ha 6. I punti vittoria vertono principalmente sulla conquista e la razzia dei vari locals. Si andranno quindi ad analizzare i segnalini posti con la conquista dei vari luoghi, a seconda della dimensione di questi. Posso andare da 1 punto, 2 punti, 3 punti. Segnalino razzia, ravage, vale mezzo punto. Segnalino jihad vale mezzo punto per il giocatore musulmano. Anche questo è utilizzato per indicare la conquista di un luogo a seconda del territorio in cui questo si trova. Andiamo a vedere anche lo status delle varie taifa, le regioni sulla mappa. Parias, 1 punto per il Christian player. Reconquista, 3 punti vittoria. C'è poi la casella delle taifas che porrà un interessante dilemma nel corso della partita al giocatore musulmano: benessere economico, indipendenza o aiuto e potenza militare. Dura scelta. Non si devono poi sottovalutare alcune capabilities. Ora parliamo un po' di geografia. Andiamo al nostro tabellone di gioco, che rappresenta una fetta considerevole della penisola iberica a cavallo tra l'anno 1085 e 1086, costellato di locals, ogni punto è un locale, collegati con un sistema punto a punto attraverso una rete di roads e di passes. Come vediamo dalla nostra leggenda, ogni locale di diverso tipo. Avremo i region local, non c'è niente, tipo la Mancia qui, i castles, towns, fortresses and cities. Toledo è una city, vediamo che Calatrava è una fortress, Trujillo è un castello, mentre Madrid è una piccola town. La Mancia, Muradal, Zancara sono region locali. Castles, town, fortresses e cities sono anche strongholds. Questi quadratini che vanno da 1 a 3 nella rappresentazione in alto a sinistra della nostra stronghold sulla mappa indicano il numero di markers, conquista o jihad, che andranno posti sopra di essa in caso appunto di conquista della stessa. Sono chiamati il value. Il numero in alto a destra invece è la sua capacity, ovvero quanti lord può contenere al suo interno, oltre al limite massimo dei lord che possono assaltare le sue mura. Praticamente ci indica la sua dimensione, l'ampiezza del suo perimetro. Sotto di questa vediamo dei dadi che vanno anche questi da 1 a 3. Questi sono il numero di dadi da tirare quando si andrà a verificare la sua surrender, la sua resa. Avremo poi questo alberello. Questo ci andrà ad indicare che qui ci sono dei gardens che simboleggiano coltivazioni irrigate, granai, mulini, cisterne, riserve d'acqua fortificate, una risorsa di sostentamento per gli assediati o comunque per i proprietari
della Stronghold, e ci fa capire, simboleggiare anche le difficoltà delle forze del tempo di isolare e bloccare fortificazioni molto grandi. Presente praticamente nelle città delle Taifa, la proliferanza di luoghi aridi lungo la Spagna limitavano acqua, foraggio e sostentamento. Alcune location, per esempio Cordoba, possono presentare l'araldica di un determinato lord. Questa indica la sua sede, la sua seat. Quando un lord dovrà entrare in mappa, verrà posta su una delle sue sedi libere da nemici o non conquistate, altrimenti non potrà proprio entrare. Se è già in mappa e si trova nella sua seat, questo gli consente oltretutto di eseguire o non eseguire delle azioni. Vediamo poi, piccola ma non meno importante, questa croce. Questo indica che è un reconquista target. Ora capiremo meglio. Analizzando la mappa, risalta subito all'occhio una colorazione, una tonalità verdina per la parte sud, mentre una tonalità ocra gialla per la parte nord. Questo per distinguere le varie taifa dai regni cristiani del nord. Territorio ocra nel nord, che sono due, quello di León, che includerebbe anche Castiglia, e Aragona, con anche aveva implementato anche Pamplona con Sancho I. Ok, questi sono chiamati kingdoms. Il territorio al suo interno è sempre friendly, amichevole al giocatore cristiano. Se il giocatore musulmano dovesse conquistare una fortezza all'interno di questo territorio, andrebbe a porre il suo marker conquered e da un victory point. A seconda ovviamente della dimensione della strongholds, può porre solo questi marker nei kingdoms, mai nella parte verdina della mappa, o sono usati per la Taifa box. Ora andiamo a analizzare la parte a sud, che compone la maggior parte del territorio, connotata da questa sfumatura verde. Vediamo che questa è divisa in regioni, che sono le varie taifa, i regni indipendenti musulmani, in cui si era frammentata all'Andalus alla caduta del grande emirato di Cordoba. Molti non sono rappresentati perché erano una miriade, anche composti anche sul da una piccola città, eccetera. Alcuni sono rappresentati comunque nei vari vassalli del gioco, però i principali ci sono tutti. Per esempio abbiamo la taifa di Toledo, vediamo, la taifa di Badajoz, la taifa di Siviglia, la più grande, un po' speciale, Granada, più piccolina, Valencia, poi abbiamo Lerida e Zaragoza. Vabbè, a noi cosa ci interessa? Andiamo a vedere qui Granada. La taifa può avere 3 stati. Essa infatti potrebbe essere parias. Parias significa che è neutrale ad entrambi i giocatori. I giocatori possono transitare con i loro pezzi, non c'è nessun blocco, influsso sul movimento, e i luoghi nella mappa non sono ostili, non possono essere attaccati o conquistati di base, oltre a comportare un punto per il giocatore cristiano. Una taifa è parias sempre quando il suo lord, in questo caso il signorino Abdallah, non è sulla mappa, quindi si trova sul nostro calendario oppure ha fatto una brutta fine e quindi è stato eliminato dal gioco. Inoltre tutte le sue città e le sue printed cities non devono essere conquistate dal giocatore cristiano. Infatti, se tutte le printed cities e le città dentro una taifa sono state conquistate dal giocatore cristiano, lo status cambia in reconquista, 3 victory point per il Christian player. Se il signorino Abdallah fosse in mappa, perché per esempio lo chiamiamo dal calendario, questo comporterebbe un change dello suo status di parias, perché il lord è in mappa, ha mobilitato, ha chiamato alle armi e quindi alla faccia della neutralità. La location diventa, reclama e manifesta la sua indipendenza. Quindi togliamo il marker parias, aggiustiamo i punti vittoria. La conseguenza è che tutti i luoghi in questa taifa sono ostili al giocatore cristiano e amichevoli di base al giocatore musulmano, quindi possono essere attaccati e conquistati dal giocatore cristiano. Così come nel caso di Reconquista, tutta la regione è amichevole al giocatore cristiano di base, ostile al musulmano e quindi attaccabile da parte di quest'ultimo e eventualmente conquistabile. Infatti, se almeno una city o printed set di un locale Reconquista viene riconquistato dal giocatore musulmano, se
Lord Muslim corrispondente è in mappa, in questo caso il nostro signorino Abdallah, la regione torna a independent. Se però lui non fosse in mappa, la regione andrebbe a parias. Bene ragazzi, perché dicevo sedi e città? Perché c'è l'eccezione, la taifa di Seviglia, la più grande, la più ricca, la più importante. Questa presenta 3 siti a Siviglia, Cordoba e Murcia, e come vedete tutte e 3 sono Reconquista target. Oltre a questo, 2 di queste, Siviglia e Cordoba, sono delle printed seats del loro lord. Questo significa che tutte queste devono essere conquistate dal giocatore cristiano per far diventare la taifa sotto stato di Reconquista. Siccome lo sforzo però è considerevolmente più arduo, questo vale proporzionalmente più punti vittoria, che verranno tolti non appena una di queste condizioni viene a mancare. Tutti, anche quando questa diventa paria, questa varrà 3 punti vittoria. Il tributo si paga una sola volta però ragazzi. Io dico printed seats perché ci sono anche marker che rappresentano delle seats, ma questi vengono posti tramite dei marker all'entrata di certi lord o condizioni, insomma di certe capabilities, e questi marker dei seats vengono anche tolti quando il lord a cui appartiene esce dalla mappa. È fondamentale per capire Almoravid. Per il momento con questo concetto ci fermiamo qui, torneremo approfonditamente sulla geografia generale con varie situazioni sia nel corso del tutorial che in un capitolo alla fine. Ora è il momento di prendere la nostra sequence of play, perché andremo ad analizzare tutte le singole fasi, le azioni possibili nel corso di un turno, in modo da illustrare tutte le regole. Come sempre ragazzi, timestamps sulla barra di navigazione per andare a reperire la velocità e la luce, quello di cui avete bisogno. Cominciamo quindi con la fase di Levi. Prima di tutto c'è la fase Arts of War, che è il nome dei nostri mazzi di carte rispettivi di ciascuna fazione. Il primo giocatore ad agire in tutte le fasi è il giocatore Christian, seguito poi dal giocatore Muslim. All'inizio del primo turno di gioco, ragazzi mi raccomando, il primo giocatore Christian andrà a pescare 2 carte Arts of War e le andrà ad implementare il loro effetto come capability. Poi farà lo stesso giocatore Muslim. Nei turni seguenti di gioco invece le carte Arts of War andranno considerate ed implementate per il loro event solamente. Andiamo quindi a vedere. Vediamo una carta Arts of War, vediamo la parte superiore ragazzi, come sempre è l'event, quella inferiore è la capability. Se dovessimo implementare l'event ragazzi, leggiamo la parte sopra e agiamo. Possono essere eventi che vanno eseguiti immediatamente o alcune carte con la dicitura hold. Questo vuol dire che ce le terremmo in mano per eseguirle nel momento opportuno. Per esempio questo play to block march, quindi la giochiamo quando uno marcia, fantastico, o quando fanno avoid battle, si spiegano da sole. Andiamo a vedere invece le capabilities, come funzionano. La parte inferiore, queste praticamente danno equipaggiamenti o abilità a singoli lord oppure effetti che riguardano l'intera fazione. Importante, le carte che possono equipaggiare e quindi hanno effetto su un singolo lord hanno la dicitura This Lord in grassetto, non si può sbagliare. Quindi se dovessimo implementare Cabalgadas dovremmo andarla ad assegnare a un lord. Che lord? Dobbiamo considerare le araldiche qui. In questo caso è qualsiasi lord. Per esempio Mesnada, tutti, però non Eudes i Borgognoni. Questa è più specifica, può essere data solo a Pedro Ansúrez, García Ordóñez o Álvar Fáñez o a El Cid, Campeador Rodrigo Díaz de Vivar. Andiamo a vedere quindi i protagonisti di tutto il discorso, che praticamente nelle nostre partite sono i lords, che in mappa sono rappresentati da un cilindro, ma se facciamo zoom in ci ritroviamo qua il signor Pedro Ansúrez con tutte le sue unità, tutti i suoi assets, i suoi vassalli, le sue capacità ed eventualmente capabilities. Ogni lord può avere fino a 2 capabilities. Se dovremmo dare un'altra capabilities a un lord bisogna scartarne una. Andiamo a vedere una capability che invece influenza un'intera fazione. Questa non ha la dicitura this lord, vengono piuttosto assegnate e poste sul tabellone del gioco dalla parte di quel giocatore. In questo caso qua la razzia dei Muslim nei Kingdoms è un po' più difficile. Allora direte perché c'è scritto any qui? Perché nella fase di leva questa può essere richiamata da
qualsiasi lord, mentre per esempio una capabilities come Sisnando Davides, capabilities che influenza l'intera fazione, ma può essere master reclutata solo da Alfonso VI. In questo caso qua, in questa fase però, dato che è la fase Arts of Wars, la peschiamo, la implementiamo e basta. Bene, quindi farà prima le 2 Arts of War il Christian, poi 2 Arts of War per il Muslim. Primo turno capabilities, gli altri turni per l'event. Allora ragazzi, bisogna tornare sul calendario perché c'è la fase di pay, bisogna pagare ragazzi. Torniamo sul nostro calendar, andiamo a verificare in che turno ci troviamo, dove è posto il nostro marker levy, e andiamo a considerare i nostri termini di servizio, i nostri lord, che è un'altra cosa che ci mostra il nostro calendar, che sono questi quadratini qui, appartenenti a lord che sono già stati chiamati e sono in mappa, stanno agendo sul territorio. In questa fase possiamo pagare per prolungare il loro termine di servizio, che vuol dire spostare un marker servizio verso destra. Oltretutto, lord che hanno il loro service marker sullo stesso turno del nostro segnalino o a sinistra di questo segnalino dovrebbero fare disband. Disband significa che vengono tolti dalla mappa ed è di 2 tipi. Se il suo service marker è sullo stesso turno corrente, è disband at service limit. Vuol dire che lo togliamo dalla mappa e lo mettiamo tante caselle in avanti sul calendario, il suo cilindro, quanto il suo termine di servizio. In poche parole, torna a casa e potrà essere richiamato più avanti durante la partita. Ma se invece il suo marker di servizio fosse a sinistra del segnalino levy, questo sarebbe disband beyond service limit, che vuol dire che non torna sul calendario, è permanentemente eliminato dal gioco. Molto male. Andiamo a fare degli esempi pratici. Vediamo qui il signor Alvar Fagnes. Alvar Fagnes al momento è allegramente qui a Toledo in operazioni d'assedio e quindi in un enemy locale, non si trova in un posto friendly. Porta stendardo reale, capitano del re, qui però ha un po' di roba, ha dei coin. Lui potrebbe pagare un coin per fare uno shift a destra del suo service limit, in modo tale che non faccia disband in questo turno. Quindi ha risolto la situazione con il denaro. Ma vediamo qui che c'è anche un altro tipo di ricchezza, che è il loot bestiame. È quello che di solito si portava via con le razzie, soprattutto i cristiani che avevano più che altro pastorizia e allevamento, e anzi durante il processo di riconquista praticamente hanno tolto molti dei campi irrigati e hanno avuto un grandissimo problema in questo punto di vista, l'alimentazione eccetera, per molto tempo il territorio spagnolo. Vabbè, un'altra storia. Comunque potrebbe anche questo essere utilizzato per prolungare il termine di servizio, ma solo se sei tranquillo, ovvero se sei in un friendly locale. Al momento Toledo è un enemy locale, quindi c'è la tranquillità di badare a queste cose, ci vuole solo il coin negli enemy locali. Il loot si può utilizzare solo nel friendly locale. Friendly, non neutral, vediamo che Toledo è parias, quindi è neutral, neanche qui non puoi utilizzare il loot. Se si trovava però nel suo kingdom, per esempio qua a Gadarrama, poteva utilizzarlo. Oppure se Talavera era conquered, questo è comunque un friendly locale. Vediamo il signorino Alfonso, questo sarebbe un problema fare beyond the service, sarebbe un problema fare disband beyond service limit poi con i nostri lord principale cristiano. Quindi lui pagherà 2 coin per fare 2 shift verso destra, in modo da prolungare di 80 giorni il suo servizio. Ragazzi, se avessimo 1000 coin, se vogliamo possiamo pagare 1000 coin e andare verso l'infinito ed oltre, a nostra discrezione. Possiamo anche scegliere di non pagare strategicamente, magari per fare un disband at service limit. Il pay è sempre volontario, non obbligatorio. Mettiamo che anche il signore Pedro Assurez sia nella situazione di dover subire un disband. Lui non ha né denaro né loot, è un poverino, ma siccome si trova in un locale con un suo lord, in questo caso il suo re, i lords amici possono sempre share, condividere di assets. Gli asset sono tutti loot, coin, cardi. Quindi in questo caso qua Alfonso potrebbe prestare a Pedro Ansúrez del denaro e pagare per lui. E dato che siamo anche in un friendly locale, se ha del loot può anche pagare, prestargli del loot. Metteva il signorino Alvar Fagnes non abbia mezzi per pagare.
e quindi deve subire un disband at service limit. Come funziona? Togliamo il suo marker di servizio, rimuoviamo il suo tappettino con tutte le sue robe, annotiamoci però il suo termine di servizio che è 4, rimuoviamo il suo cilindro dalla mappa e andiamo a piazzarlo tante caselle a destra del turno in corso quant'è il suo termine di servizio, quindi 1, 2, 3, 4. Signorino Alvar Fagnes sarà pronto per essere richiamato in piena forza totalmente col suo MET ripristinato con le condizioni di partenza il sesto turno nella seconda metà del nostro autunno, gli ultimi 40 giorni. Mettiamo che anche il signorino Abdallah qui debba fare disband e non ha mezzi per pagare. Lui però è un Muslim Lord e quindi c'è questa casella speciale della Taifa Box in cui possono trovarsi anche depositi di denaro che i lord vanno a mettere e immagazzinare durante la partita. Questi possono essere utilizzati da qualsiasi lord Muslim per quindi tutti i cilindri verdi per pagare nelle loro situazioni, come questa qua per esempio del lord deve fare pay per disband, quindi paga un denaro dalla Taifa Box. Importante però questi si possono utilizzare solo se quel lord non è assediato, perché se è assediato come glieli portano, insomma la città è bloccata, devono superare un esercito cristiano, ok? Questa è la logica. Ragazzi, mi raccomando, ricordarsi che se questo dovesse fare disband la sua taifa sarebbe senza lord. Essere senza il suo lord vuol dire che diventa parias, vero stato tributario, quindi bisogna aggiustare i victory points. E oltre ai victory points, ragazzi, quando uno stato passa a parias bisogna pagare questo tributo. Il parias praticamente all'inizio era il pagamento per l'utilizzo di eserciti cristiani come mercenari che si guadagnavano così il denaro degli ambienti muslim, però nel corso del tempo praticamente è diventata una sorta di racket, nel senso ci dai il pizzo allora ti proteggiamo, se no so cavoli tuoi, veniamo a trovarti, vediamo cosa succede. Nella fattispecie oltre ai victory points quindi il giocatore cristiano riceverà tanti coin quanto è il valore di servizio del lord della sua taifa. Il valore di servizio del signorino Abdallah è 4, quindi il Christian Player riceverà 4 coin che andrà a distribuire tra i suoi unbesieged, non assediati lords. Bene, è questo il momento della fase di Master. I vari lord, prima tutti i lord cristiani, poi tutti i lord musulmani, andranno a eseguire azioni in questa fase in base al loro valore di lordship. Chiariamo però che la fase di Master può essere eseguita solo da lord che si trovano in un friendly locale. Quindi il nostro amico Alvar Fagnes, qui che è impegnato nell'assedio di Toledo e quindi è in un enemy locale, non può eseguire azioni nella fase di Master, non può parteciparvi. Andiamo a vedere quindi il mat del nostro lord e vediamo che oltre al service che abbiamo visto prima, sulla destra c'è anche il nostro valore lordship, che è l'unica cosa che ci interessa durante la fase di Levy Master. Queste sono le azioni che può compiere. Vediamo che questo è un 3, è la sua capacità, i suoi mezzi per mobilitare. Cosa può fare? Numero 1, Levy Transport. Transport, ragazzi, sono di due tipi in sto gioco. Ci sono i cards e ci sono i mules, quindi con un'azione di Levy Transport Alfonso VI potrebbe prendersi un cart per esempio, oppure un mule. Attenzione quando facciamo Levy Transport e noi avessimo perso la nostra unità di serfs che è stampato sul nostro tappetino, se noi l'avessimo perso in battaglia in qualsiasi cosa, quando facciamo un Levy Transport automaticamente ci prendiamo i nostri serf. Questi praticamente sono attendenti, roba che viene dietro all'esercito, insomma. Per esempio un knight era una unità combattiva composta da 4-5 uomini, un cavaliere, 2 scudieri e 2 servi, insomma attendenti, che sono praticamente rappresentati da questi, oppure gente che sta dietro agli muli, tutte queste robe qua, insomma. Sono anche gli unici pezzi del gioco che hanno un valore di armatura, di difesa pari a 0, praticamente quando prendono un colpo vengono immediatamente eliminati. Altra cosa che si può fare è Levy Vassal. Vediamo questi marker qui sul suo tappettino, questi sono i suoi vassalli. Con un punto di lordship possiamo fare un'azione di Levy Vassal e quindi chiamare Froilaber Mudez, che ci porta un sergeant, un knight e un man at arms come stampati qui, e quindi praticamente flippiamo il suo marker di servizio e aggiungiamo le truppe corrispondenti che ci ha indicato. Le regole avanzate del gioco, anche i vassalli hanno il loro
termine di servizio, come vediamo qui, ma noi rimaniamo umili e ci diamo di regole base. In ogni caso l'abbiamo già spiegata, è analoga a quella dei lords, solo che richiede un po' più di bookkeeping, però è molto interessante. Altra azione possiamo fare, Levy Capability. Quindi andiamo a prendere proprio tutto il nostro mazzo di Hearts of War, lo guardiamo e scegliamo una capability da prendere ed implementare. Per esempio, non so, il nostro signorino Alfonso si sente arrogante, prende i Battering Ram, ok, per essere convincente quando va a suonare i campanelli alla gente, quindi la prende, lo può fare. Annie equipaggia la sua capability, se aveva già 2 capability una viene scartata ovviamente, ma attenzione, potrebbe prendere una capability per la sua fazione e quindi in questo caso la mettiamo sul tabellone. Alcune capabilities come Sisnando Davides in questa fase può essere chiamata, reclutata insomma solo da Lord che ha il suo standard, in questo caso da Alfonso, però questa è una capability di fazione, viene messa sotto il tabellone, non è una capability di Lord come Battering Rams che viene posta sul mat di un Lord. Ok, quindi sempre mi raccomando attenzione tra i Dislord, capability generali, ma vedete chi può reclutarla e chi può prenderla, state attenti alle araldiche. Infatti questa ci dice nella fase Levy può essere presa, reclutata solo da Alfonso, se invece la peschiamo nella fase Hearts of War la implementiamo e punto. Ultima cosa che possiamo fare è Levy e Lord, e qua bisogna tornare sul calendar, andiamo sempre a vedere dov'è il segnalino del turno in corso e altra cosa ci indica il nostro calendar è i Lord che sono pronti a essere eventualmente chiamati, che potrebbero rispondere alla nostra chiamata alle armi. Andiamo quindi a vedere cilindri amici che sono sul turno corrente o a sinistra di questo. Quelli a destra non sono ancora pronti per essere chiamati, quindi nel nostro caso qui che c'è Alfonso che sta facendo l'azione potrebbe tentare di chiamare Sancho I d'Aragona o il castellano García Ordóñez. Mettiamo che chiamiamo gli aragonesi che vogliamo supporto, che ci alleiamo qua, che arrivano gli almoravidi. Andiamo a vedere il mat di Sancho I d'Aragona e di Pamplona, ma Pamplona l'ha messa dopo. Valore di fealty, dobbiamo tirare un D6 e fare questo valore o meno, quindi 3 o meno arriva Sancho I d'Aragona, altrimenti abbiamo fallito, ma se falliamo possiamo riprovarci ancora anche con lo stesso Lord, fin tanto che abbiamo ancora punti lordship da spendere. Quindi con un punto di lordship tiriamo un D6, è un 2 ragazzi, risponde alle chiamate alle armi. Quindi cosa si fa? Cilindro in mappa, dove? In una sua seat che non sia assediata o conquistata, in questo caso ne ha solo una, è libera, boh, HK. Altri a questo non devono neanche esserci lord nemici, Ovviamente poi prendiamo il suo mat, lo compiliamo con tutti i suoi assets di base, i suoi vassalli eccetera, e andiamo a prendere il suo marker di servizio. Valore di servizio è 3, quindi andremo a metterlo 3 caselle a destra del turno in corso, 40, 80, 120. Bene, quindi faremo tutta questa fase con i lord cristiani, dopodiché tutta la fase la faranno i lord muslim. Finito questo c'è la fase call to arms, ma questo andiamo a vederlo in un capitoletto alla fine del video. Quindi dopo la fase call to arms, che per il momento skippiamo, si va direttamente, si passa alla fase di campaign. Per prima cosa, ragazzi, bisogna scartare capabilities in eccesso dei lords. Cosa significa? Che se abbiamo capabilities di fazione, come in questo caso le cathedrals, e in questo caso ne abbiamo una, in questo caso siamo a posto perché abbiamo 3 lord sulla mappa, ma se avessimo 4 di queste capabilities e noi abbiamo 3 lord in mappa, come in questo caso, il giocatore cristiano ne dovrebbe scartare una di queste. Ovviamente si fa tutto sempre, ragazzi, prima il Christian player, poi il Muslim player. Fatto questo c'è la fase di plan. I protagonisti della fase di plan sono le nostre command cards. Queste rappresentano ognuna un lord, semplicemente con la sua araldica e il suo valore di command. Ogni lord dispone di 3 oppure 4 massimo carte comando. In questa fase qua noi andremo a costruire un mazzo scegliendo ogni singola carta e l'ordine in cui si trova nel nostro mazzo, e questo sarà il nostro ordine di attivazione nella fase di campaign. Quando la carta di un lord viene pescata, sarà quel lord ad agire in base al suo valore di command, che è l'unica roba che ci interessa nella fase di campaign, come lordship era l'unica roba che ci interessava nella fase di levy, la roba principale insomma. Quante carte deve essere composto il nostro mazzo? Ce lo dice il nostro handy dandy calendar, che oltre a indicarci il
turno in corso, la fase corrente del turno, i termini di servizio in Lost Lord, punti vittoria, la fine dello scenario, Lord disponibili a essere reclutati, ci indica anche in che stagione ci troviamo. In questo caso, ragazzi, in verdino siamo in primavera, poi c'è l'estate, rosso l'autunno. Ogni stagione ovviamente incide sulle nostre campagne, perché praticamente siamo in primavera, 7 cards, mentre se fossimo in estate 8 cards, un po' più caldino, si fanno 2 robe in più. Qua in Spagna si agisce sempre tanto, a parte in inverno la basta, e in autunno vedremo che dipende, ma capitolo a parte. Comunque nel nostro caso 7 cards, andiamo a comporre il mazzo. Quindi facciamo un esempio: comporre il mazzo, il nostro 7 carte, abbiamo detto che un lord, al massimo 4 carte, nel nostro caso c'era solo Alfonso. Noi proprio andiamo a scegliere l'ordine e quante carte e quali carte saranno utilizzate nella nostra fase di campagna. Quindi per esempio la logica è che peschiamo una, andiamo ad agire con Pedro Ansurrez, poi ancora Ansurrez, poi ce ne serviranno 4 di Alfonso e per ultimo facciamo cose con signorino Alvar Fagnes. Conserviamo così l'ordine e andiamo a metterlo vicino alla nostra parte di tabellone. La stessa cosa farà il giocatore Masli. Se non avete abbastanza carte per arrivare al numero di cui deve essere composto il nostro mazzo, come per esempio il giocatore Muslim in questo caso, perché avrebbe 3 carte con Massimo, con Al-Mutamid, 3 con Abdallah e non altri lord in mappa, in quel caso, ragazzi, andrebbe ad inserire delle carte passo per arrivare al numero 7 in questo caso. Quando peschi una carta passo, passi ovviamente. Comunque, cominciando dal cristiano, andremo a rivelare una carta, facciamo cose con quel lord, finito le azioni, poi toccherà al giocatore Muslim, quindi farà cose con quel lord o passo, insomma. Si va avanti alternandosi una carta ciascuno finché il mazzo è terminato. A quel punto si va alla fase recap della campagna e poi si passa a una nuova fase levi e quindi un altro turno. Altra cosa che si può fare nella fase di campagna dopo aver composto il nostro plan deck riguarda i signorini Muslims. Per esempio qui c'è il signor Al-Mutamid che si sente particolarmente generoso. Dato che lui non è assediato, può donare i suoi coin, depositarli quanti ne vuole alla causa comune e immagazzinarli nella Taifa Box solo in questa fase. Questa cosa la possono fare solo i Taifa Lords, quindi è importantissimo fare un distinguo. Tutti i lord col cilindro verde sono Muslim Lords, ma solo i lord delle Taifa, con la loro Taifa corrispondente, ovviamente ogni Taifa ha un lord, sono Taifa Lords. Ci sono dei lords speciali che non sono Taifa Lords, sono solo Muslim Lords. Rodrigo Al-Said e Sid Campeador quando combatteva con i Muslim, e i 2 Almoravidi, Yusuf e Sir. Questi possono usufruire del coin sulle Taifa Box se non sono assediati, ma non possono depositarlo. Il distinguo Taifa Lord è importante anche nelle capabilities e negli events. Altra cosa che si fa nella plan phase, andiamo a decidere se ci sono eventuali lieutenants. Se ci sono 2 lord nello stesso locale, si può decidere di impilarne uno sull'altro. Questo perché effettivamente sarà come se agissero entrambi, però con la carta comando di solo il lord sopra. Infatti tutte le carte comando del lord sottostante saranno considerate nulle, quindi praticamente non le usate, ok? Decidete di non metterle. Però ogni qualvolta pescate una carta e poi andate a fare cose come per esempio muovervi, che è la roba principale per cui si fa questa cosa, con la carta del lord sopra, questa è considerato con un solo cilindro. Attenzione però che nel caso di avoid battle o retreat è obbligatorio tenere assieme i 2 cilindri. E andiamo a vedere le variazioni che si fanno nella fase di campagna. È il turno del signor Abdallah Emiro di Granada. Andiamo subito a vedere il suo valore di comando, che è 3. Vuol dire che ha 3 punti di comando da spendere. Ogni azione generalmente richiede un punto comando. Alcune azioni richiedono invece l'intera carta o più punti comando. La prima cosa che si può fare, ragazzi, è fare march. Ci si muove, ci muoviamo. Allora, con un punto di command possiamo fare un'azione di march, che significa muoversi da un punto a un altro punto. Bisogna valutare però il percorso in cui ci muoviamo, nella fattispecie road oppure pass.
Oltre a questo bisogna valutare quello che trasportiamo. Nella fattispecie provendors, i coin non ci interessa, questi non pesano. Le provendors devono essere trasportate con i transport carri e muli. Queste non servono per muoversi, i lord si muovono autonomamente, ma servono per trasportare il sostentamento, insomma, per l'esercito. Se noi abbiamo più del doppio di provviste provendors rispetto ai nostri transport, non ci muoviamo proprio, siamo impiantati. Se vogliamo muoverci possiamo scartare la nostra eccedenza, proprio scartare, per poter poi eseguire l'azione. Però c'è un'altra condizione, perché c'è la condizione di laden, siamo sovraccarico, appesantiti. Quando sei laden, muoverti da un punto a un altro punto costa 2 punti comando invece di 1. Anche in questo caso ci è consentito scartare l'eccesso se vogliamo, per evitare la condizione di laden. Andiamo a vedere quando siamo laden. Siamo laden, in qualsiasi caso noi trasportiamo del loot. Abbiamo del loot, queste mandrie, questi bestiami, insomma, ci rallentano. Questo può essere scartato per non essere più laden. Oppure siamo laden se dobbiamo muoverci per un pass, sti sentieri qua, un po' montani, un po', insomma, non strade buone, e siamo costretti a caricare delle provendors su dei carts. Ok, come in questo caso qua. Se invece riusciamo a caricare tutte le nostre provender solo sui mules, non siamo laden. In questo caso saremo laden perché abbiamo 2 provenders, abbiamo un mule solo, quindi una provender saremo costretti a caricarla su un cart. Quindi andare da Granada a Jaén ci costa 2 commands point. Come abbiamo detto, potremmo scartare una provendor. In questo caso qua abbiamo una provendor e un mule se vogliamo, quindi questo ci costa 1 perché magari vogliamo fare altre robe con gli altri command points. Altro modo per essere laden è essere costretti a caricare 2 provendor per transport. Quindi in questo caso abbiamo un cart, però siamo costretti a caricarci sopra 2 provender e vogliamo muoverci da Jaén a Cordoba, che è lungo una road, però avendo 2 provender su un cart noi siamo laden. Ovviamente possiamo sempre scartare l'eccesso a piacimento. In modo analogo, se avessimo un mule e vorremmo muoverci da Jaén fino a Granada e dovessimo caricarci sopra 2 provender, anche qui saremo laden. Comunque ragazzi, ricordatevi sta roba, più del doppio siete impiantati, non ci si muove, o se no scartate a piacimento e con loot sei sempre laden. Parliamo di altre cose nella march. Signorino Abdallah vuole andare a Calatrava perché poi il suo obiettivo è poi andare a Zancara per muoversi verso nord e girare Toledo. Quindi andrà a Calatrava con un'azione di march, ma Calatrava è una fortezza nemica. In questo caso lui è costretto a fermarsi, non può più eseguire altre azioni di march per questa carta di attivazione. Può eseguire altre azioni con i punti rimanenti, ma non di march, deve fermarsi. Altra decisione importantissima che deve compiere quando arriva è se o accamparsi e approntare delle difese, cingere la città o un accampamento fortificato contro eventuali aggressioni e prepararsi a eventuali operazioni d'assedio, e quindi porre un segnalino siege. Se pone un segnalino siege finisce tutto il resto dei punti comando nella sua carta, eventualmente rimanenti. Se non vuole fare questo, allora deve dichiarare bypass, sta facendo un bypassing, ovvero ci passa intorno alla fortezza, ok? Questo cosa consente di fare? Non può comunque eseguire altre azioni di march, ma con i punti eventualmente rimanenti potrebbe eseguire altre azioni, per esempio forage, ravage, supply. Eventualmente poi con un punto azione, sempre nella stessa carta o in una eventuale successiva carta attivazione, con un punto command potrebbe convertire il segnalino bypass in un siege e fare quello che si chiama encamp, un luogo neutrale come per esempio Calatrava ora, senza segnalino conquered, che si trova in una parias, quindi è un neutral locale, non blocca la marcia, quindi una volta arrivato a Calatrava, se vuole può andare a Zancara, Toledo, insomma, dove vuole. Ora tocca al giocatore Cristiano, rivela la carta, è la carta del signorino Alvar Fagnes, che attualmente è qui impegnato a Toledo a fare cose. Intanto l'approccio di Abdallah decide di interrompere tutto e andare a dargli una lezione. Quindi lui ha 4 command points, è a posto di tutto, non è laden, facciamo. Si muoverà via da Toledo, andando a Calatrava con un'azione in marcia. Però di fatto abbandona l'assedio e quindi, non essendoci più nessun altro lord amico
nel posto, vengono rimosse le fortificazioni. Notare che Toledo è nemica perché i segnalini Jihad, anche se è in una Parias. Quindi una volta arrivato qui farà un'altra azione di marcia per andare a Morena, dove si trova Abdallah, e quindi questo diventerebbe un'azione di approach. Abdallah a questo punto ha due scelte: restare e combattere o fare avoid battle. Restare e combattere triggererebbe una battle. Avoid battle significa fare una retreat. Dov'è che puoi fare retreat? In un luogo dove non ci siano enemy lords e ovviamente non da dove arriva l'attaccante. Se questo luogo è nemico, mettiamo che per qualche ragione ignota Cordova fosse stata conquistata, all'arrivo obbligatoriamente deve dichiarare bypass, non può mai mettere il siege quando fai retreat avoid battle. Il signorino Alvar Fagnes però ha ancora azioni disponibili e quindi decide di proseguire nella sua caccia ad Abdallah. Si muove quindi verso Cordova. A questo punto Abdallah fa ancora avoid battle, va a Jaén, togliamo quindi il bypass. Notare che la Morena è una location enemy ma non è una stronghold, quindi non blocca la marcia di Alvar Fagnes. Qui arriva Cordova che è friendly, ancora un altro punto di comando perché ne ha 4. Con l'ultimo decide di andare verso Jaén. Abdallah adesso si trova in una location che è friendly, potrebbe fare avoid battle ma potrebbe altrimenti fare withdraw. Withdraw significa che si rintana all'interno di Jaén, dentro le sue mura. Jaén può contenere fino a 2 enemy lords. Alvar Fagnes quindi a questo punto dovrà compiere la scelta se mettere un segnalino di siege o bypassare la fortezza. Facciamo dei passi indietro. Alvar Fagnes va sempre dal signorino Abdallah che decide di fare avoid battle. Però bisogna considerare gli assets di Abdallah. Per fare avoid battle non devi essere laden. Tutto quello che ti fa essere laden lo devi scartare, altrimenti stai lì e sei costretto a combattere. Quindi lui vuole fare avoid battle perché insomma dice che qua se le prende, quindi il loot lo deve lasciare là. Poi qui per fortuna una provendor su un mule attraverso un pass, ok, perfetto, può fare avoid battle, non è laden. Questo è il principio. Tutto quello che lascia giù se lo pappa Alvar Fagnes, quindi sto loot se lo mette nel suo mat. Se invece Abdallah deve fare withdraw lo puoi fare anche se sei laden, perché devi solo entrare nella fortezza, sei già là, ok, non ti devi muovere e fare una marcia. Ci sono dei loro speciali, uno per schieramento che si chiamano Marshals, sono Alfonso VI per il Christian, Yusuf il Lord Almoravide per il Muslim player. Questi sono contrassegnati, a parte c'è scritto Marshal nel loro mat, ma un cerchio d'oro, vedete, che lo distinguono dagli altri. Questi nella loro azione di march possono prendere su e mollare giù altri lord per farli marciare con loro. Per esempio muove Alfonso che va a Calatrava, prende su Alvar Fagnes e lo porta a Morena, ok, solo con i commands di Alfonso. O per esempio parte da Calatrava, arrivano a Morena lascia giù Alvar Fagnes, lui continua verso Cordoba. Ragazzi, la roba fondamentale che alla fine di una carta attivazione tutti i lord che hanno mosso e combattuto vengono tacciati da questo segnalino famosissimo moved fought. Tu hai mosso, combattuto, sì, sia Alvar Fagnes sia Abdallah che ha fatto avoid battle, quindi bisogna nutrirli, dovete mangiare. Se non hai sostentamento a sufficienza per questa gente devi subire uno shift al suo servizio sul calendario. Se poi sei col service marker nel turno in corso o indietro, devi vedere se puoi o vuoi fare pay per spostarlo verso destra e quindi essere fuori pericolo, altrimenti devi subire il disband. Quanto magna sta gente? Hai bisogno di un loot oppure una provender ogni 6 truppe più muli. Anche i muli mangiano, sì. Qui in questo caso qua 1, 2, 3, 4, 5, 6 col mulo si pappano una provender, sono a posto. Mettiamo che sia questo il caso, quindi 6 più un mulo 7, hai solo una provender, sei costretto a mangiare tutto quello che ti resta, anche se non è sufficiente, e poi subire lo shift e eventuali conseguenze. Però, come in questo caso qua, puoi volontariamente eliminare un mulo per rientrare nei dettami del moved fought, perché col mulo te ne servirebbero 2, senza il mulo sei a posto con una. Ragazzi, non si può mai tenere provenders loot, bisogna sempre spendere tutto il necessario per essere nutriti, ok? Anche se
non basta in qualsiasi caso. Ricordarsi che friendly lords nello stesso locale, quindi per esempio qua c'era anche il signor Mutamid, possono share, condividere le robe, quindi se lui non ha provvista a sufficienza gliele presta per esempio al Mutamid. E questa cosa del moved thought si esegue alla fine della carta comando, quindi il Varfagnes in questo caso ha fatto tutte le sue 4 azioni e si va a eseguire il moved thought, prima il cristiano, poi il muslim, di tutti quelli che hanno mosso, combattuto all'interno di questa carta qua. Se non hai dei requisiti per nutrire e soddisfare il moved thought, fai uno shift. In questo caso poi verifichi se sei nel turno in corso, puoi pagare, vuoi pagare. Mettiamo sempre l'esempio di prima, il signorino Al-Varfagnes va a trovare Abdallah però fa l'ostinato, dice no, io sto qua, non sono un codardo. In quel caso avrebbe una battle. Mettiamo il nostro marker battle qui a Morena, andiamo a prendere il nostro tappetino tattico, attacker, defender, e andiamo a posizionare i nostri lords. Un lord deve sempre occupare il centro, altri eventuali lord che potrebbero esserci stati vanno ad occupare il fianco destro e il fianco sinistro, quindi 3 lord alla volta. Eventualmente il rimanente viene messo nella reserve. Quando uno spazio sarà libero perché un lord viene eliminato, sarà in un successivo round riempito da un lord nella riserva. Il centro deve essere sempre occupato e la logica è che un lord combatte e affronta sempre il lord che ha direttamente contrapposto. Se un lord non ha nessun altro che lo fronteggia direttamente, si rivolgerà al più vicino che fiancheggia, quindi in questo caso qua sarebbero 2 contro 1. Sommerebbe i loro colpi contro di lui. Eventualmente il lord fiancheggiante, che è libero, può anche decidere di incassare al posto i colpi ricevuti dall'avversario al posto del lord che è direttamente davanti. Si chiama flanking. Le battaglie sono fatte di 3 fasi. C'è prima una fase di tiro, una fase di cavalleria e una fase di melee, corpo a corpo, insomma. In ognuna di queste fasi prima infligge i suoi colpi il difensore, l'attaccante incassa, poi l'attaccante fa i suoi colpi e il difensore incassa per ognuna delle 3 fasi. Quindi cominciamo con la fase di tiro. Bisogna andare a vedere nel nostro player aid ogni tipo di unità che ha le sue caratteristiche. Alcune hanno tiro di base, altre no, la avranno solo con certe capabilities. I cavalieri sono quelli triangolari, ognuno ha un valore di armatura, ognuno ha un tot di colpi che infligge, eccetera. Andiamo a vedere qui il signorino Abdallah. In caso qua lui ha del tiro sì, perché ha la capacità slingers, quindi le sue milizie, quadratini marroni, colpiscono per 1 in battaglia, mentre nello storm fanno mezzo. 4 milizie, 4 colpi. I colpi si infliggono automaticamente. Adesso starebbe al signor Al-Varfagnes provare ad incassare questi 4 colpi. Come si incassano i colpi? Andiamo a vedere qui le unità di Al-Varfagnes, ognuno ha una sua armatura. Bisogna indicare una truppa con cui si va ad provare ad assorbire il colpo, tiriamo un dado e se facciamo quel valore di armatura o meno siamo salvi, altrimenti un'unità che lo eccede andrà rooted. Quindi un colpo proviamo a assorbirlo con un Knights. 6 i Knights hanno 4 di armatura, 6 e più di 4, quindi va rooted. Non è ancora morta, però non partecipa più alla battaglia. Poi ne andiamo un altro, diciamo che facciamo con un altro Knight, vedete 4, diciamo che assorbiamo ancora con lo stesso Knight e abbiamo subito anche il quarto, quindi siamo a posto. Potenzialmente vedete un'unità potrebbe assorbire anche tutti i colpi. Bene, ora sarebbe l'ora del tiro di Al-Varfagnes. Al-Varfagnes ha i Jabalinas grazie a questa capabilities. Fino a 4 di queste unità colpiscono per 1 i missile durante una battle, mezzo durante uno storms, però solo light horseman, insomma milizia. Infatti non so perché l'ha presa, però volevo mostrarvela. Quindi a una milizia avrebbe un colpo. Decidiamo di usare i Jabalinas, quindi giriamo il marker perché questo lo si può usare solo in un round qualunque di una battle o uno storm. Quindi andrebbe a fare il suo colpo, che a lui assorbire. I suoi hanno tutti armatura 1, quindi tirerà un dado, ha fatto 2. Bisognava indicare con chi si assorbe ovviamente per differenziare il tipo di truppa. Ora c'è la fase cavalleria. Abdallah cavalli, cavalieri, sì, ha 2 light horsemen che colpiscono ognuno per mezzo danno fanno in cavalleria, quindi in 2 fanno un colpo che lui proverà ad assorbire con un knight. 4 a posto, quindi adesso toccherebbe a lui. Qua sono un po' di danni perché i cavalieri knight fanno 2 colpi in corpo a corpo, 2, i sergeant ne fanno 1, sarebbero 5 colpi. Lui ovviamente proverà ad assorbirli. Diciamo che ha avuto anche un po' fortuna, si sono salvate 2 milizie. Ora è la fase del corpo a corpo, sarebbero le 2 milizie, fanno mezzo danno l'uno, quindi un danno che vengono sempre arrotondati per eccesso, ragazzi, mi raccomando. Un danno che dovrà essere assorbito
servito. Proviamo sempre con il nostro knight, stavolta ha fatto un 5, vedete. Prova lui, 1, 2, 3, 4, 5 e mezzo e 6. Mettiamo che miracolosamente sopravviva. Il round di battaglia è finito. All'inizio del secondo round c'era deployment, se eventuali altri lord ci sono, però una parte, come in questo caso qua, Abdallah dice: qua le sto prendendo alla grande, meglio se vado via, e quindi dichiarerà un pursuit. Cosa vuol dire? Che se per caso si salva e ha dichiarato il pursuit, ha delle opportunità maggiori di tenersi addosso la sua pellaccia, oltre che di non lasciare giù troppi assets all'avversario. Però in questo round farà solo metà dei colpi, quindi perché si sta ritirando, quindi combatte in ritirata, infligge meno colpi, pensa più a salvarsi, questa è la logica. Quindi andiamo a fare il nostro round di battaglia. In questo round di battaglia Abdallah, ovviamente che preso male, si trova a un certo punto che ha tutte le sue unità rooted. In quel caso là, un lord durante la battaglia che ha tutte le sue unità rooted viene rimosso dal luogo e messo sul tabellone. Non ci sono altri lord nemici, quindi la battaglia è finita e torniamo tutti là e vediamo cosa succede. Ricordiamoci che abbiamo dichiarato il pursuit, però che questo sarà molto importante. Per prima cosa Abdallah dovrebbe fare un retreat or withdraw. In questo caso può fare solo un retreat. Ovviamente applicate le robe della retreat. Se non puoi fare retreat, withdraw, sei permanentemente eliminato dal gioco. Poi dobbiamo andare a tentare di recuperare le nostre unità. Per recuperare un'unità bisogna tirare il suo valore d'armatura o meno. In quel caso la recuperi, la ripristini, altrimenti viene tolta e va nella riserva. Se tu non concedi, essendo il pursuit, li recuperi solo con un valore di 1, indipendentemente da quanto sia la loro armatura. Questo per il lato perdente, ovviamente. Il lato del vincitore recupera con i valori normali. Quindi andremo a tirare tutti. Se non recupera nemmeno un'unità, è permanentemente rimosso dalla partita. Però diciamo va bene che ne recupera 2. Poi il momento spoglie di guerra. Il vincitore prende tutti gli assets di un lord che è permanentemente eliminato oppure che non ha concesso, altrimenti prende solo quelli che deve scartare per non essere laden per fare la ritirata. Quando fai il withdraw invece non hai la limitazione, quindi in questo caso qua si prende solo il loot. Il lato perdente poi deve tirare un dado per vedere le ripercussioni della sua sconfitta sul suo schieramento, sulla politica. Se tira 1-2 il suo service rating viene shiftato di 1 verso sinistra. Se tira 3 o 4 viene shiftato di 2. Se 5 o 6 invece una sconfitta, una ritirata disastrosa, catastrofica, deve shiftare di 3. In questo caso ha fatto 2, quindi deve fare uno shift di 1. Ovviamente ragazzi, fine della carta campagna, pay, disband. Ovviamente ragazzi hanno combattuto, mosso, devono mangiare. E ovviamente anche Alvar Fagnes deve recuperare per i suoi 2 knights. Bene, altra azione si può fare siege. Quando noi ci troviamo in una enemy fortress, come per esempio qui il signorino Alvar Fagnes, siamo già arrivati e abbiamo il nostro marker già qua di siege già messo, perché l'abbiamo messo subito, perché dopo abbiamo fatto un encamp dopo il bypass, e possiamo continuare le operazioni d'assedio, che è cosa sempre buona e giusta. Quindi fare l'azione di siege ci costa l'intera carta attivazione, sono robe complicate. Se la fortezza è vuota, come in questo caso, noi possiamo tirare per la resa, la surrender. In questo caso dovremo tirare in base alla dimensione della fortezza, in questo caso 3 dadi ragazzi, e fare con il dado, con tutti e 3 i dadi, un valore pari o minore al numero di segnalini assedio e razzia, ravage, sul luogo. Se questo avviene però abbiamo preso la fortezza pacificamente. Se non avviene continueremo, progrediremo con i nostri lavori d'assedio aggiungendo segnalini. Specifichiamo che la surrender non è mai obbligatoria, se vogliamo la possiamo fare, perché magari a noi interessa solo incrementare il volume dell'assedio, dei segnalini assedio, perché poi vorremmo dargli l'assalto e prenderla con la forza per fare bottino. Comunque ragazzi, in questo caso non aggiungiamo segnalini assedio, perché per aggiungere segnalini assedio, quindi fare molti lavori perché la città è molto larga eccetera, dobbiamo essere tanta gente proporzionata al luogo in cui ci troviamo. Questa dimensione 3
3, quindi per avanzare nelle opere d'assedio servono 3 lord. Se non abbiamo il numero di lord sufficienti, comunque possiamo fare l'azione di siege solo per provare eventualmente la surrender. Ovviamente dopo il siege anche qua bisogna mangiare tutti i lord che sono nel luogo, amici e nemici eventualmente rintanati dentro una fortezza, e se non hai da mangiare fai shift. Questo è per come magari prendi per fame la gente intrappolata dentro le fortezze. Comunque se un lord è dentro una fortezza non tiriamo mai per la surrender, questo è solo se la fortezza è vuota, però progrediamo con i segnalini, i lavori d'assedio. La fortezza può arrivare al massimo avere 4 siege marker. Ragazzi, quando conquistiamo una fortezza mettiamo tanti markers pari alla sua dimensione. In questo caso qua abbiamo conquistato anche l'unica città e il reconquista target della taifa, quindi anche lo status shifta il reconquista. Altra cosa da capire è che quando uno status shifta di una regione, tutti i marker presenti nella regione restano conquista già messi e anche tutti quelli jihad già messi. Altra cosa, quando conquistiamo una fortezza, il nostro eventuale ravage marker che c'era sopra flippa dalla parte dell'avversario, perché praticamente adesso la fortezza è nostra, però insomma ci odiano perché abbiamo razziato i giardini di casa poco prima, capito? Anche se per esempio la taifa passa da parias a reconquista, tutti i ravage marker nostri del nostro schieramento passano dalla parte dell'avversario, perché il concetto è sempre lo stesso. Bene ragazzi, questo come prendere le fortezze pacificamente, ma ci sono anche sempre le maniere cattive. Quindi un'azione che possiamo fare, che comunque ci impegna l'intera carta, è l'azione di Storm. Andiamo a prenderci con la forza, saltiamo le mura. Ragazzi, segnalino Storm, ci trasferiamo sul battle mat. Allora, dentro c'era anche il signor Abdallah. Ogni stronghold, a seconda di cos'è, della sua dimensione eccetera, nel nostro player aid ci dice anche che tipo di guarnigione ha. Toledo in questo caso ha 3 men arms, 3 militias perché è una city. I militia sono armati di arco, fanno mezzo danno, e i men at arms mezzo danno ma di balestre. Balestre selezionano il bersaglio e danno un malus di -1 all'armatura. Vediamo però la città ha le mura. Questo cosa significa? La procedura di battaglia è sempre la stessa, prima il difensore poi l'attaccante, tutte e 3 le fasi, non c'è quella di cavalleria. Però noi per infliggere un danno dobbiamo prima tirare, fare un test per vedere se si blocca sulle mura. Le mura hanno un valore 4. Ogni colpo che facciamo, mettiamoci la fase di melee, Alfonso qua ha 6 colpi, per questi 6 colpi tira 6 dadi, se fa 5 o 6 passa e poi dovrà il difensore provare ad assorbirli. Se un colpo fa 4 o meno si impianta sulla mura e quindi non va verso il difensore, non passa oltre. Noi però gli attaccanti a fortificazione, roba, tutto questo lavoro che abbiamo fatto, tutti i marker, siege che abbiamo costruito sono fortificazioni, robe, scude, palizzate, trincee eccetera, che ci aiutano, ci proteggono nelle operazioni di assalto. Quindi a seconda di quanti ne abbiamo costruiti, in questo caso 4, ogni colpo del difensore deve prima fare un test e vedere se con 4 o meno di tiro di dado si impianta sulle nostre difese. Se supera noi proviamo ad assorbirlo. Questo è il principio. Da notare che noi iniziamo con un solo lord, che sarà quello che ha fatto l'azione di Storm e viene posto al centro. Anche l'avversario, lui se avesse avuto più lord, gli altri vengono messi in riserva come i nostri. Uno Storm dura tanti round, ragazzi, quanti sono i segnalini assedio che abbiamo costruito. In questo caso qua 4. Se dopo questi round qua non abbiamo fatto fuori tutta la guarnigione più le truppe del lord dentro, è fallito. A partire dal round 2, all'inizio del round c'è il redeploy, quindi può entrare un lord per parte. Terzo round potrebbe arrivare anche Fagnes. Si può sempre decidere di interrompere alla fine di un round, dichiarare che interrompiamo lo storm. Comunque possiamo portare tanti lord quanta è la dimensione della città. Ovviamente anche i difensori, le mura sono quelle e quelle truppe ci stanno, in questo caso qua massimo 3, ma un castello sarebbe 1 per esempio. Altra regola, il difensore deve sempre prima assorbire tutti i colpi con la garrison. Una volta che non c'è più la garrison poi assorbe con le truppe
colpa del lord. L'attaccante invece deve sempre subire tutti i colpi prima con le unità che hanno armatura, che sono armor, quindi men at arms, knights, sergeants, le milizia non hanno armor, neanche i serfs, ok? Mandano avanti prima la gente corazzata, giustamente. Ricordiamoci, le balestre, queste scelgono i bersagli, come c'è scritto per esempio anche nelle capabilities, eccetera. Rispettiamo tutte ste robe. Alla fine di che sia conquistata o no la città, tutte le truppe dell'attaccante recuperano, quelle rooted, dico, recuperano solo con uno, indipendentemente da quanto sia la sua armatura, indipendentemente se abbiano vinto o perso. Gli storm sono operazioni sanguinosi e difficili, però se vinci cosa succede? Che eventuali lord che erano dentro vengono eliminati, non me ne frega niente se recuperano truppe eccetera, sono eliminati permanentemente dal gioco. In più prendi le spoils, che dipende sempre dall'insediamento che stai conquistando, quindi una città, Toledo, non so, ti dà un denaro, loot, provendere, è tutto segnato sul player mat, quindi molto bene, molto bene. Oltre a questo poi conquisti la città, quindi metti i tuoi victory marker e aggiusti eventualmente anche le politiche della zona e i victory points. Ovviamente si prendono anche tutte le spoils eventualmente detenute da lord dentro che erano perdenti. Se l'attaccante perde invece deve solo vedere se recupera le truppe con rooted, però non ci sono altre conseguenze. Ora però mettiamo il caso che loro stiano qui in assedio e arrivano Yusuf accompagnato dal suo amicone Al-Mutamid e va proprio a Toledo. In questo caso qua ci sarebbe una battle di relief cell, tentano di bloccare insomma sto assedio, di porre salvezza, rimedio. Come si affronta questa situazione? Ecco qua, sempre che i Christian non si ritirino e accettino battaglia, mettiamo il nostro segnalino che sta avvenendo una battle. Questa è la disposition. Praticamente cosa succede? Questo è l'esercito assediante. Le mura della città sono dove sono la mia mano. Queste sono le nostre fortificazioni che abbiamo costruito prima. Abdallah sta uscendo dalla città per dare manforte ai nuovi arrivati suoi amici, però si trova davanti alle fortification dei Christian, quindi dovrà sempre rollare per vedere se i suoi colpi attraversano questi nostri segnalini siege prima per i suoi colpi. Dall'altra parte vedete da Cordoba verso Toledo stanno arrivando Al-Mutamid e Yusuf che si dispongono qui, e quindi questa è una battle normale, però c'è anche lui che dà colpi, però considerando le nostre opere di difesa, e quindi andiamo a risolvere il tutto come la battle che abbiamo già visto. In caso di sconfitta lui fa withdraw obbligatorio dentro la fortress, ragazzi, e loro invece da dove sono venuti, non dove vogliono. L'attaccante se perde si ritira da dove è venuto. Poi ragazzi, siege, storm, neanche a dirlo, moved foot, bisogna mangiare, Poi ragazzi ci sarebbe l'azione di Sally, mettiamo sempre che c'è Abdallah qua. Sally significa uscire dalla fortezza per provare a sfondare l'assedio qua, quindi stesso principio di prima, si andrebbe a mettere le fortificazioni, Abdallah dovrebbe superare le fortificazioni per infliggere colpi, mentre loro no, perché lui è fuori dalle mura della città. Se perde non lascia spoglie sul campo perché fa withdraw all'interno della fortezza. Il beneficio di fare Sally qual è? Che indipendentemente che vinca o perda, i marker assedio sono ridotti a 1, cioè lui va fuori per spaccare tutto, insomma, per rallentare queste procedure qua, insomma. Poi ragazzi, altra azione che si può fare è supply. Andiamo a vedere come si fanno queste vendors, insomma. Questa è l'azione principale. Allora dobbiamo indicare sempre una supply source, una sorgente. Le sorgenti sono quelle con le nostre sit sopra. Mettiamo che sia il turno di Alfonso, fa supply, lui ha 2 sit perché è uno importante, insomma, quindi possiamo fargli arrivare una supply per sit, però ci servono i transport per portargliele. Quanti? Un transport per way per supply, quindi se dobbiamo trasportare una provvista da Burgos a qua, lui deve avere almeno o un carro o un mulo, ok? O uno. In questo caso può farne fino a 2 con una singola azione di supply, perché ha 2 sit, lui è l'unico. Quindi dovrebbe però avere 3 transport, magari ha un mulo e 2 carri, quindi se avesse un mulo e 2 carri potrebbe, trovandosi qui a Palencia, portare una provvista da Burgos e una da León. Con una singola quindi azione di supply farebbe 2 provenders. Qua non c'entrano ragazzi pass o roads. Se Pedro Ansúrez fa azione di
supply qui, lui è già sulla sua sede, non occorre nessun transport, la fa in automatico. Ragazzi, mi raccomando, le ways non possono mai passare per lord nemici o fortezze o luoghi nemici, solo per friendly o neutral locals. L'unico modo per cui possono passare attraverso un posto, una fortezza nemica, è che ci sia un lord amico che sta facendo siege o bypass, quindi sta controllando fuori la zona. Quindi per esempio qui Alfonso sta assediando Saragozza, deve fare supply, potrebbe passare per Tudela perché c'è Pedro Ansurez che mantiene la supply route, la rotta verso le sue sedi. Altro modo per fare supply è l'azione di forage. Se ci troviamo in un luogo amico è automatica, un'azione di forage, una provender, ma se il luogo non è amico dobbiamo tirare un dado. Se facciamo 1 o 3 prendiamo la provender, se facciamo più di 3 niente. Attenzione, non possiamo fare forage su un luogo che è razziato, a meno che non sia una stronghold amica che abbia i gardens. Forage è anche l'unica azione che può fare un lord che è assediato, se è assediato dentro la città con i gardens. Bene, altra azione che si può fare per ricavare risorse e rompere le scatole un po' alla gente è ravage. Quindi se un locale non ha già un segnalino ravage, quindi vuol dire che è ancora razziabile, non si sono già portati via tutto, si mette il proprio segnalino del proprio colore. Ovviamente solo i locali nemici, ragazzi, i neutrali si lasciano stare. Questo ci dà subito mezzo victory point, in più ci dà un loot, e se il locale era anche una stronghold ci dà anche una provender. In più è anche uno strumento di pressione politica sui lord delle taifa. Infatti ogni marker ravage dispari che è posto in una taifa di un lord in mappa, e quindi la taifa è indipendente, fa shiftare di 1 il suo service rating. Quindi lui ha messo il primo ravage, marker di Amutamid shifta di 1, perché insomma stai disobbedendo, adesso ci penso io a rimetterti in riga, ti brucio casa. Se va qua a Cordova piazza il secondo, sul secondo non succede niente, poi si muove qua a Jaén, fa ancora dispettoso giustamente, mette il terzo è dispari e quindi altro shift, ti metti in riga, capito il Mutamid, questo è il senso. Bene, altra azione, tax, ci costa l'intera carta, ragazzi, l'intera carta, tutte le azioni. Se ci troviamo nella nostra sede, e ovviamente non abbiamo problemi particolari che siamo assediati, robe storie, con il tax prendiamo un coin, fantastico, perché i coin sono il sapore dei Levian Campaign. Ultima azione che si può fare, ragazzi, è passare e non fare un cavolo. Alla fine fase di campaign si verifica se era l'ultimo turno, vediamo se c'è il marker scenario end, se non c'è andiamo avanti il turno dopo, lo mettiamo nella fase levi. Bisogna verificare poi, siamo negli ultimi 40 giorni di primavera, i ravage markers vengono ridotti a metà per eccesso, quindi il giocatore prima cristiano verificherà tutti i ravage markers del giocatore musulmano e ne lascerà metà arrotondata per eccesso, decide lui quale rimuovere, poi farà lo stesso il giocatore musulmano con quelli cristiani e ovviamente aggiustati i victory point. Siamo negli ultimi 40 giorni d'estate, cards e mules di tutti i lord vengono ridotti a metà, rounded up lord per lord. Poi ci sono i repairs, ogni locale che ha 3 o 4 siege markers ne togli uno, perché insomma non stanno inoperosi. Poi c'è il wastage, lord per lord, prima il Christian poi il Muslim, guarda se ha più di uno di qualsiasi asset, quindi in sto caso lui ha più di uno di un coin, in sto caso ne rimuovi uno di quello che vuoi, quindi potresti togliergli anche una carta come un mulo, come un card, come un coin, che comunque non consiglio. Lord per lord, prima il cristiano poi il Muslim. Poi in questa fase qua volontariamente, prima il cristiano poi il musulmano, solo in questa fase qua ragazzi volontariamente potete scartare carte Hearts of War dalla vostra mano, quelle che hanno la dicitura old, oppure le capabilities della fazione o di un lord. Questo perché magari sperate di pescarla per l'evento. E fatto questo andiamo al turno successivo, si riparte con la fase leve. Bene ragazzi, parliamo della fase Call to Arms che avviene dopo la fase di Master. Questa fase ha delle scelte da compiere, prima il giocatore cristiano, poi il giocatore Muslim.
La prima è riguardante a Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Questo lord particolare è stato al servizio sia di Alfonso VI, che poi esiliato 2 volte peraltro, e ha conosciuto il suo massimo splendore anche sotto il servizio di Al-Mutamin e poi del figlio Al-Mustein a Saragozza. E poi, dopo il secondo esilio, prenderà possesso della città di Valencia e sarà l'unico bastione che arginerà l'onda almoravide, almeno fino alla sua morte. Poi la moglie Jimena continuerà la resistenza, ma poi insomma, quello è. Il Cid nel 1085 è in esilio, parte sul calendario come Lord Muslim. È un lord che può essere solo chiamato durante la fase Call to Arms. La prima scelta che ha il giocatore cristiano è che se un lord cristiano è stato permanentemente rimosso dalla partita o il Cid Campeador è in mappa, quindi è stato chiamato dal giocatore Muslim, lui ha l'opportunità di decidere se riconciliarsi con El Cid. Alfonso VI rimane il suo orgoglio e chiama il suo vassallo originario dall'esilio per difendere il regno, anche perché era del tipo Pingamba, qua 3-4 marce in più sopra tutti gli altri. La procedura qual è? Rimuovere il Cid, il cilindro, dalla mappa, buttarlo via, mettere quello Christian e posizionarlo 2 caselle avanti al turno in corso. Bisogna però verificare dove era il marker di servizio del Cid, perché questo costerà un punto vittoria più un punto vittoria per ogni altro turno di servizio che aveva ancora il Cid. E questi punti vittoria vengono messi sotto forma di Conquered Markers nella Taifa Box. In questo modo quindi il Cid sarebbe reclutabile più avanti nella partita dal giocatore cristiano, ma soprattutto non ce l'ha il giocatore musulmano, che insomma è minaccioso. Questo qua è un hard hitter, soprattutto all'inizio. Altra scelta: se il Cid è reclutabile, questo può essere reclutato al costo di 2 gold nella fase Call to Arms, quindi magari sul cilindro è nel turno corrente, quindi paghi 2 gold e lo metti in mappa. In una fortress che è friendly metti la sua sit e lo recluti proprio lì, eccolo là, prendi il sommet e lo compili, metti il suo marker di servizio, insomma come se l'avessi reclutato, però è un reclutamento che si fa solo nella Call to Arms e costa 2 coin, ragazzi. Altra scelta che si può fare è che se c'è il signor Eudes, Crociati, Borgognoni, perché Alfonso era sposato con Costanza di Borgogna, se questo è sul calendario nel turno in corso, si può fare un muster, metterlo in mappa, metterlo nella sua sit se è libera, che è nel nord in Aragona, a Pamplona precisamente, e niente, compili il suo mette, quindi hai un prezioso nuovo amico che ti aiuterà nelle tue prossime avventure. Il giocatore cristiano fa una sola di queste cose, se vuole, se può. Dopodiché la palla passa al musulmano, che farà una sola di queste cose, se vuole, se può. La prima è che se Rodrigo Al-Sayed è sul calendar nel turno corrente, può pagare 3 coin per reclutarlo e metterlo in mappa. Stessa roba, friendly metterà la sua sit, mette Rodrigo qui, il suo marker di servizio 2 turni avanti, pari il servizio insomma del Cid, e compila il suo met, e quindi cosa buona e giusta, adesso ci sentiamo protetti e difesi. Quindi vediamo che il ciclo del Cid comincia come un lord musulmano, poi può essere riconciliato più avanti nella partita, può essere reclutato dai Christians e il Muslim non può più farci niente, però attenzione, ci sono delle capabilities che rendono incerta la cosa e quindi può farlo ritornare al servizio musulmano e viceversa al servizio cristiano, o anzi può anche velocizzare la cosa. Degli eventi sono questi. Altra scelta che può fare il giocatore Muslim, che se Yusuf e Sir Lord Almoravidi sono reclutabili, quindi un turno corrente, può decidere di posporre il loro aiuto, quindi shiftargli un turno a destra in cambio di un victory point marker e un marker jihad, ragazzi, che vanno messi sotto le regole dei marker jihad. I marker jihad dove li puoi mettere? Li puoi mettere solo nelle parias, quindi mai in indipendente, e nei locali di reconquista, non nei kingdoms, reconquista, però mai dove ci sono lord cristiani o i marker conquered, quindi lo metti qua. Il fatto qual è? Che se dove metti jihad, quello è un luogo automaticamente nemico al cristiano, quindi conquistabile. Un locale può avere un numero infinito, illimitato di segnalini jihad.
mentre i segnalini Conquered sono solo pari alla dimensione, a quanto segnalato nel luogo in cui vengono posti, quindi in questo caso a Calatrava 2. Altra cosa scelta del musulmano è: se sono ready i Lord Almoravidi, ne può musterare subito uno automaticamente. In questo caso però si precluderà la scelta di prima di ricevere punti vittoria, procrastinando l'arrivo delle compagini africane berbere. Qui tiriamo uno dei due, sbarcano ad Algeciras. Ad Algeciras devi mettere la sua sede, c'è il segnalino, quindi per esempio arriva Yusuf e lui è pronto, compiliamo il suo mete. Questi qua sono abbastanza minacciosi. Altra scelta che si può fare: se Yusuf è in una seat di una taifa, può chiamare quel taifa lord ovunque sia nel calendario e musterarlo immediatamente. Quindi non lo so, anche se 10.000 turni avanti rispetto al nostro segnalino di Levi, al Mutamakil risponde i tamburi qua del Lord Almoravide che gli batte sotto casa: oh, svegliati, vieni a darmi una mano. E quindi questa shift è independent. Altra scelta: se invece Mutawakil era già in mappa, invece di chiamarlo in mappa puoi prolungare il suo servizio di 80 giorni, 2 box avanti rispetto a dove si trovava il segnalino di servizio di quel lord. Importantissimo, quando noi chiamiamo un lord, questo è il segnale, insomma, che demarca la connotazione religiosa del conflitto, anche con questo spirito di crociate che andava affacciandosi. Quindi quando arriva il primo ad Algeciras, arriva il nostro amico Eudes e lo poniamo 2 caselle avanti il turno corrente in cui è arrivato Lord. Questo è come viene messo sul calendario. Per essere musterato è musterato automaticamente. Arrivano i crociati a Borgogna dalla Francia, insomma si gioca la carta dei monaci di Cluny e Alfonso praticamente. E queste sono le scelte della fase Call to Arms: prima il Christian, poi il Muslim. Una di queste opzioni, se vuole, se può. Bene ragazzi, adesso parliamo delle Curious. Questa è una regola speciale sulla campagna. Allora, nel turno 5, quindi la prima casella dell'autunno dell'85, bisogna vedere se sono applicabili le Curious Condition. Praticamente si fa un attimo un recap il cristiano dei progressi. Se sta andando bene si ritirano e tengono corte nel nord a Leon. Quindi bisogna verificare una condizione. Se questa non si verifica, si gioca il turno normalmente e si andrà a verificare di nuovo la condizione nei successivi 40 giorni di autunno. La condizione è che il Christian player abbia più marker suoi, quindi marker gialli, Ravaged e Conquered, di marker verdi. Mettiamo che questa si verifica nel turno 5, andremo a mettere Curia marker nel turno 5 e anche nel 6. Altrimenti, se non si verificava e se verificasse nel turno 6, ne metteremo solo uno nel turno 6. Questo per indicare che skipperemo questi turni, e questo tramite questa corte, processi diplomatici eccetera, le cose stanno andando bene, i muslim prendono paura, non so quello che volete, andremo a togliere tanti punti vittoria dalla Taifa box quanti sono i segnalini Curia che abbiamo messo. Quindi ottimo, e questo è il modo per togliere punti dalla Taifa box. Quindi skippiamo l'autunno e mettiamo il Levi marker nella prima casella di inverno. Dopodiché tutti i segnalini service di entrambi gli schieramenti che sono beyond service ora, quindi ovviamente tutti quasi, vengono messi at service. Se il segnalino Pedro Ansturrez e Garcia Ordóñez sono in mappa, poi facciamo disband come se fossero at service limit. Questi tornano sempre a casa, insomma, d'inverno. Se la curia non si applica, non ci sono le condizioni, giochiamo normalmente i 2 turni. Se si applica però skippiamo il turno, 2 oppure uno solo, dipende da quello che è, e passiamo alla Winter Sequence, l'inverno, procedure speciali, vedete non ci sono neanche regole, robe. Praticamente la procedura invernale è una procedura di reset per quello che è il secondo, diciamo, girone della campagna, che è un po' differente dal primo. Tutti i lord fanno disband e poi quelli che hanno fatto questo disband speciale in questo modo, a parte quelli in assedio, vengono muster nella loro seat con i loro assets e valori iniziali. Alfonso a Leon, se è possibile. Quelli in assedio subiscono un po' di attrition
possono fare pay, possono fare supply forage, vedere se stanno ancora là, se riescono a resistere all'assedio. L'attrition consiste anche di perdere un po' di transport, carts e mules, e poi sostanzialmente si riparte con la procedura di level campaign per i prossimi turni. Comunque questo è una procedura, si applica solo per la campagna generale, che è lo scenario F, che comunque è quello consigliato per vedere veramente tutta la dinamica del gioco. Gli scenari sono comunque vari, più corti, un po' più lunghi, medi, fino alla campagna totale, ognuno con una situazione interessante, strategica da risolvere, come tutti i titoli della serie, ma sempre si gode con la campagna totale. Lì si esprime completamente il sistema e la dinamica del periodo che vuole proporre, anche perché inizialmente nel primo anno il cristiano è sull'offensiva e deve fare tanto, poi passa da cacciatore a cacciato normalmente, con l'arrivo eventualmente degli almoravidi, però si apre a moltissime parentesi e variabili sia strategiche che concettuali, rendendo il tutto molto interessante e appagante. Bene, parliamo un po' di Taifa Politics. In un territorio reconquista, tutti i luoghi sono nemici del Muslim e friendly al Christian player. Va da sé che se una fortezza è conquistata, viene posto segnalini jihad pari al numero di segnalini indicato qui, non conquered. I segnalini conquered vanno posti solo se il Muslim conquista fortezze nel Kingdoms a nord, a Leone, Aragona e Pamplona. Bene, mettiamo quindi che Granada è indipendente, Alvar Fagnes espugna Granada e quindi diventa reconquista la taifa di Granada. Quindi questo diventa amico dei cristiani. Però ad Almeria c'è il signor Abdallah e il signor Abdallah gli dice a quelli di Almeria: scusa, cos'è che fate voi? Diventate reconquista con l'esercito là davanti alle mura. E quindi questo si chiama hostage population. Almeria, dato che è un lord nemico presente, vengono posti quindi segnalini jihad, nel senso che questa fortezza è muslim. Ok, bene, mettiamo l'esempio che Alvar Fagnes qua non si sa come ha espugnato Granada, ma è proprio Granada che è stata l'ultima, vabbè. Comunque questa è diventata reconquista. Quindi arriva il signorino al-Mutawakil e mette sotto assedio Almeria perché adesso è nemica. Però arrivano gli almoravidi col signorino al-Mutamid, vengono qua a Granada, fanno fuori Alvar Fagnes, la riconquistano, quindi avendola riconquistata questa diventa adesso una parias, perché non c'è il Lord Abdallah in mappa. Il Lord Abdallah è sul calendario. A questo punto però qui c'è un assedio in corso, quindi ha due scelte il Muslim: riconoscere la neutralità di Almeria oppure no, e quindi prenderla con l'assedio. Però se non riconosce la neutralità di Almeria, allora Almeria vuol dire che è nemica, e nemica vuol dire che quindi è cristiana, e quindi si mettono due conquer marker su Almeria. In questo caso qua può continuare l'assedio. Poi se la prende, in quel caso là, questi diventeranno marker jihad. Se invece mettiamo che Almeria fosse stata cristiana, qui c'è un assedio e Granada è indipendente, quando lui conquista una location in un luogo indipendente non metterà lì jihad, non metterà niente, toglierà solo quelli nemici, perché questa ridiventa amica in un contesto, all'interno di un contesto che è friendly. Quindi potrà andare solo da nemica a friendly, non può fare così. Altro concetto, vediamo sempre che Alvar Fagnes ha espugnato Granada, al-Mutawakil assedia e poi conquista, e questa prende i segnalini jihad. Poi arrivano gli almoravidi, fanno ritirare Alvar Fagnes, espugnano Granada di nuovo, e quindi questa diventa indipendente perché c'è Lord in mappa qui da qualche parte, Abdallah. Dato che questa è diventata indipendente, tutti i segnalini che ci sono, che siano conquered o jihad nelle varie location, restano lì, non si tolgono questi jihad qua. Ok, quindi è bene conquistare le fortezze prima di fare shiftare il status della taifa nella parte tua, così fai più punti, soprattutto per i Christians. Altra cosa, vediamo che questa è diventata friendly perché hanno preso Granada. Al-Mutawakil stava assediando Almeria, però questa adesso c'è l'open the gates, perché questa è diventata friendly,
Quindi Almeria è friendly come tutta la regione, quindi rimuovi il tuo siege o il tuo bypass. Condizione diversa se non c'era Abdallah, come abbiamo visto prima, questo diventava parias, quindi c'è il recognition of neutrality. Se quello diventava paria, poi qui ci sarebbero stati i jihad markers anche. Altra cosa da ricordarsi, ragazzi, è che quando shifta lo status della taifa bisogna girare anche tutti i segnalini ravaged dalla parte dello schieramento opposto. Ragazzi, ricordiamoci quando un independent deve passare in parias, quindi passerà quando il lord non è più in mappa di quella taifa per un motivo o per un altro, pagare il tributo che è pari a tanto coin quanto è il servizio, il service di quel lord. Parliamo di sti jihad markers che sono posti nelle taifa, solo nelle taifa, ricordo, tramite conquista di fortezze in base alla loro dimensione, oppure da eventi ti dicono di metterle da qualche parte. Quando devi mettere da qualche parte, i jihad possono essere messi solo in parias e in reconquista, quindi mai in independent. Oltre a questo, mai dove ci sono marker conquista, mai dove ci sono lord cristiani e anche mai dove ci sono delle seats marker tipo quello di Rodrigo, e mai nei kingdoms, quindi nel nord, a León e in Aragona. Detto questo, io non ho più un cavolo da dire, penso di aver detto tutto su come giocare Almoravid. Ora mi taccio, torno in Andalus e come al solito ci vediamo alla prossima e fate i bravi, ciao.